Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Video che non doveva arrivare questa mattina perché dovevo essere al lavoro, ma ovviamente per come sentite dalla mia voce sono completamente knockout. Questa influenza che è arrivata sabato e stenta ad andare via, e quindi due considerazioni sulla partita di ieri e su questo Napoli che ha vinto l'ennesimo match compatto, organizzato ed efficace. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, attivando la campanellina, anche perché oggi pomeriggio è settata la live sul canale verso le 17:30, ma l'orario potrebbe cambiare, quindi attivando la campanellina e l'iscrizione restate aggiornati. Una mezz'ora prima ricevete la notifica. Vi aspetto in live oggi pomeriggio, dove andremo anche ad integrare con hitmap, statistiche, e ne parleremo con i nostri ospiti. Cominciamo col dire che il Napoli ovviamente è stato molto ma molto compatto e paziente ieri nella partita contro il Monza. Nel pre-partita abbiamo detto comunque che la squadra di Nesta era una squadra che nella fase di non possesso era molto organizzata, tant'è vero che ci è voluto un po' di tempo per trovare alcune lacune difensive. Per quanto riguarda il Monza, ci è riuscita la fascia destra, soprattutto perché a sinistra manca ancora qualcosina al Napoli, ma ci arriviamo. Comunque la fascia destra ha funzionato molto bene fino al gol di Politano e anche oltre. Politano dialoga ovviamente con un avversario, chiede l'1-2 a Lukaku di sponda, ma l'avversario intercetta in anticipo su Lukaku. La palla finisce comunque a Politano che a tutta birra, ecco, si inserisce in area e la mette dentro. Ovviamente quando poi il Napoli va in vantaggio, per come gestisce le partite Conte diventa veramente difficile per l'avversario riproporsi in avanti cercando di riportare il risultato in parità, ed è una situazione che la si evince anche dal cambio con Mazzocchi. Quando entra Mazzocchi ed esce Quara, Conte palesemente annuncia che dobbiamo compattarci e portare il risultato a casa, siamo sul 2-0 e senza fare cazzate difensive, ovviamente, includendo poi l'ennesima partita senza prendere gol, e aggiungo anche l'ennesima partita con il portiere Caprile in questo caso senza voto, perché non è mai stato chiamato in causa o quasi mai, cosa che a noi fa assolutamente piacere, senza poi eh, decantare siamo primi in classifica, salutate la capolista, eccetera eccetera. Fa assolutamente piacere guardare tutti da lassù, ma non abbiamo ancora praticamente fatto niente. Ovviamente ce ne vantiamo e ci godiamo questa posizione in classifica ad oggi, perché nessuno di noi ci avrebbe scommesso di rivedere il Napoli poi primo in classifica dopo 6 giornate di campionato. Le conferme che abbiamo avuto ieri. La conferma che abbiamo avuto ieri, secondo me, è un Anghissà che è ritornato il centrocampista dello scudetto, è ritornato uno dei centrocampisti più forti del campionato, perché quando è in condizione il nostro Frank non la fa buona a nessuno e non fa passare nessuno, dando poi spazio al nostro Lobo per smistare palloni, ricevere, diciamo, pulire, ecco, tra virgolette, tutti quei palloni che arrivano sporchi dalla linea di difesa e vanno tutti quanti a rifugiarsi tra i piedi di Lobo, che sa praticamente sempre cosa fare. Parlavamo prima della fascia sinistra, è una cosa sulla quale si deve lavorare, perché se a destra funziona in automatico con tre calciatori che stanno da una vita insieme, perché Politano, Anghissà e Di Lorenzo comunque di chilometri e partite insieme ne hanno fatte tantissime, a sinistra lo siamo un po' meno. Voi per l'inserimento di McTominay, che deve trovare quella sorta di quadra con Kvaratskhelia, e un po' per la poca offensività di Olivera, ma non sto qui a scagliarmi contro il terzino del Napoli, assolutamente. Conte fa le sue scelte, però quando manca l'appoggio vediamo anche che Kvaratskhelia decide di andarsene a destra ad affollare poi una zona del campo già con tantissimi calciatori, per cercare di avere e ricevere
qualche palla giocabile. Sono tutte cose che miglioreranno col tempo. Vuoi forse decisione, credo, anche di Conte e della stessa panchina del Napoli, diciamo dare direttive a Kvaratskhelia nell'andarsene un po' a destra quando viene, succede quasi sempre nelle partite quando viene un tantino beccato per quanto riguarda i falli, perché poi è un calciatore che si innervosisce anche giustamente perché ogni qualvolta si scende in campo viene preso sempre di mira. La gestione infatti della partita e dei cartellini. Al di là delle sanzioni, gialli, rossi, che possano essere i cartellini, a me non piace questa gestione della partita dove da ambo le parti, non sto facendo ovviamente il punto della situazione a sfavore o a favore del Napoli, è proprio da ambo le parti che i falli non si vedono, le trattenute nemmeno, ci sono 2 o 3 trattenute su Lukaku, comunque quando stavamo impostando che non vengono assolutamente fischiate. C'è un calcio di rigore solare per quanto riguarda il, il piede il piede di Di Lorenzo che è sulla linea dell'area di rigore, ci aspettavamo comunque un check al VAR, andarlo a controllare perché era calcio di rigore ed eravamo sull'1-0. Ovviamente le cose vanno dette soprattutto quando si vince perché quando si perde poi si risulta piangina, si risulta quella tifoseria che poi si lamenta sempre per gli errori arbitrali. Al netto di tutto era 1-0 la partita e il calcio di rigore non me l'hai dato. Che poi vogliamo dire, secondo me, poi mi fate sapere voi qui sotto nella sezione commenti, ce n'era anche un altro su Politano, perché è vero che quella palla, quella palla sporca al limite dell'area di rigore, dentro l'area di rigore, però quasi al limite, viene comunque toccata la palla dal giocatore del Monza, però si fa palla e piede e quindi bisognava andare a vedere anche quello. Diciamo che un rigore e mezzo non ci è stato dato. Sarà perché forse dobbiamo scontare il rigore che non è stato dato al Palermo in Coppa Italia e quel retropassaggio, non retropassaggio di Olivera a Torino. Beh, credo che nella partita di ieri l'abbiamo scontato già e come, perché poi il Napoli è stato bravo a rimanere calmo e a portare i 3 punti a casa. Fatto è che un'altra squadra o in un'altra situazione lo stesso Napoli avrebbe potuto anche subire il gol del pareggio e poi eravamo qui questa mattina a dire sì, però c'era quel calcio di rigore, tu mi davi il calcio di rigore e poi la partita non finiva così. Ecco perché ho analizzato un attimo solo per sommi capi gli episodi arbitrali, una direzione comunque che non è assolutamente sufficiente. Non voglio dire che ha favorito una squadra o l'altra perché la partita è stata quasi a senso unico, diciamoci la verità, anche se il Monza ha dato un tantino di filo da torcere. All'inizio del match, forse il primo quarto d'ora, il Napoli stava cercando e studiando un attimo le situazioni per poter affondare, tant'è vero che poi abbiamo capito che a destra potevamo essere più incisivi che a sinistra e abbiamo aperto le marcature con il grande Politano. Poi la chiude Kvaratskhelia su un tiro ribattuto di McTominay che va a finire sui piedi di Quara, un po' più avanti del dischetto, un calcio di rigore in movimento, ma ancora più avanti del calcio di rigore in movimento e quindi 2-0, partita in cassaforte. Siamo tutti contenti e siamo primi in classifica. Siamo primi in classifica, l'ultima considerazione e chiudiamo, poi ci vediamo, come ho detto, oggi pomeriggio in live per chi ci può essere, siete tutti benvenuti e discorriamo anche con i nostri ospiti. Dicevo, l'ultima considerazione sta nel fatto che sei primo in classifica e al di là di fare questi annunci, siamo la capolista, guardateci la targa, eccetera, eccetera, io mi soffermerei più sul fatto siamo primi, giochiamo per primi venerdì contro il Como e quindi potresti veramente allungare in classifica. È vero che le altre poi dovranno giocare, ma
Un conto è giocarmi la partita, io Inter, io Juve, io Milan, io Lazio, io Roma, io eccetera, 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 che sono a 2 punti, e un conto è giocarmi la partita che sono a 4-5 punti di distacco, sapendo che vincendo la partita che sto giocando comunque non ho risolto, non ho risolto praticamente niente a livello di classifica. Quindi è una condizione mentale che ha il suo peso specifico, ecco, nella corsa comunque al campionato e in una stagione. Fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto, ragazzi. Perdonatemi ancora la voce, ma purtroppo quando arriva l'influenza arriva e non ci possiamo fare praticamente niente. Forza Napoli, ci vediamo oggi pomeriggio. Ciao.